Materia, sguardi, volti, passione, tecnologia sono gli elementi della nostra clip d'apertura, ma la differenza la fanno come sempre gli uomini, soprattutto coloro i quali riescono a capire i valori e magari fissarli in un momento. Chissà quante volte nel mondo della nautica in genere, oppure semplicemente in banchina, avrete sentito dire: ma di che brand si tratta? È un Sachs. In realtà le linee sono due: Strider, giovanile, dinamica, sportiva, e Rebel, importante, sicura, possente e tanto tecnologica. Quando attraverso gli strumenti del mestiere si possono raccontare delle vere e proprie storie. Come se avessi qui il casco di Hamilton e quello di Verstappen, oppure la racchetta di Federer e quella di Nadal. In realtà queste sono due bellissime, sapete, macchine fotografiche che appartengono a due narratori davvero speciali che ci aiutano in questa missione possibile. Gigi Soldano, uomo di sport e di anime sportive, 26 edizioni della Parigi-Dakar. Il suo obiettivo ha dato del tu ai grandi, anche a Valentino Rossi. Carlo Borlenghi, guru dell'America's Cup, il luogo dove si sperimenta la tecnologia e l'innovazione. La sua prima nel 1983 a Newport. Da quel momento infiniti click per dare del tu ad Azzurra e a Luna Rossa. Foto perfetta è quella che senti nell'anima, difficilmente la potrai realizzare veramente, cercherai sempre di farla e non la farai mai, cioè sarà sempre un qualcosa che cercherai di realizzare. Perfetta veramente, non lo so. L'acqua non è mai la stessa, come la luce non è mai la stessa, per cui in 40 anni di nautica ho sempre trovato delle condizioni completamente diverse in ogni regata. Che può cambiare anche 4 volte in una giornata. A noi di The Boat Show piace particolarmente, non potrebbe essere altrimenti, raccontare le barche anche dal punto di vista tecnico. La prua è generosa, importante, murate molto alte, c'è un camminamento laterale molto ampio. Questo perché il cantiere già da un po' di anni, soprattutto e solo con la linea Rebel, sta utilizzando il foam che sostituisce il tubolare. Si tratta di una cellula chiusa estremamente tecnologica, anche sicura e poi utile nell'ormeggio. Questo dà la possibilità di aprire 2 finestre a poppa che rappresentano una vera e propria terrazza sul mare. Tanta tecnologia per quanto riguarda il carbonio, con quest'hardtop che copre anche un'area del pozzetto. Qui il pilota, beato lui, può ospitare altri 3 copiloti. Questa versione ha i 4 motori Mercury 600 cavalli, una prima europea, ma evidentemente c'è anche la possibilità di avere i motori entrobordo. Gradevolezza d'insieme, materiali ricercati e colori estremamente abbinati sotto coperta, dove c'è una dinette molto spaziosa, 2 cabine armatoriali e 2 bagni dedicati. Penso che possa bastare. Ritorniamo da Gigi e Carlo cercando di comprendere che cosa gli sta appassionando di più. Penso che sia una cosa fondamentale avere un'elasticità veloce per renderti conto che sei in una situazione completamente diversa, ma l'obiettivo da raggiungere è sempre lo stesso: portare a casa il lavoro. La velocità trovo che sull'acqua sia
più bella, più da raccontare, perché c'è più colore, c'è più situazione. Nella suggestione dei nostri colori, che comunque rappresenta la realtà, una delle tinte più brillanti ce la regala la natura. Arcipelago della Maddalena, mortorio, ma attenzione perché non è l'unica tappa del nostro racconto. Sono due mondi completamente diversi, però sono due mondi, cioè, forse il mondo più grosso è quello motore rispetto a quello a vela, come produzione, e forse anche come fatturato, penso a livello mondiale. Cioè, di riuscire a trovare il fascino di ogni cosa, cioè, io mi adeguo a quello che mi trovo davanti. La luce sembra quella di mezza estate, anche se fa un po' freddo, però la navigazione ci piace. Siamo partiti da Olbia, siamo andati al mortorio per il nostro shooting, poi i fotografi hanno fortemente voluto una statica in una delle calette più belle di Cala di Volpe. Quante volte vi sarà capitato da bambini di sognare una plancia di comando così? Di certo l'armatore o il comandante del Rebel 55 l'ha a disposizione grazie a questi 3 Axiom da 19 pollici di Raymarine. Io che cosa posso aggiungere? Proviamo. Allora, innanzitutto il sistema operativo, il nuovo software Lighthouse 4.0 che dà la possibilità anche di una estrema personalizzazione sia con i widget ma anche con la schermata. Qui ad esempio, per onorare il posto che ci ospita, abbiamo scelto la Sardegna. E poi il Vessel View di Mercury, perché è importantissimo avere la possibilità di monitorare quello che è il funzionamento anche estremamente voluto dei motori, che va al di là dei classici parametri che possono essere il consumo in tempo reale oppure le altre funzionalità del motore stesso. Quella che mi piace di più però è lo YachtSense Ecosystem, perché mi dà anche un po' la possibilità di giocare. Da questo monitor posso controllare tutta la domotica di bordo, dunque accendere le luci, spegnerle, cercare di comprendere esattamente il funzionamento elettrico ed elettronico dell'imbarcazione. La novità assoluta è lo YachtSense Link, che è un modulo che ci dà la possibilità di avere attraverso una doppia SIM, dunque collegamento Wi-Fi, tanta funzionalità a bordo, ad esempio la possibilità di utilizzare il cellulare, ma anche in questo caso da remoto un controllo estremamente completo dell'imbarcazione. Sono tornato bambino, è il momento di tornare a navigare e ritorniamo ad essere cronisti e conduttori di The Boat Show. Ora ci stiamo spostando a Portocervo e ci sarà l'occasione, anzi l'esigenza, di mettere un po' faccia a faccia, uno di fronte all'altro, Carlo e Gigi, perché li vorrei interrogare sui concetti di velocità, sportività, la luce la mattina o la sera, insomma vorrei capire la loro filosofia. Lasciamo per un attimo la navigazione, ci accomodiamo su questo bellissimo divano della Costa Smeralda. Ma alla vostra età, la prima volta che vi trovate ad inquadrare la stessa cosa, ma come mai? Ma ne avevamo già parlato ai tempi di fare una roba simile, ma non si era mai realizzata. Lo scambio dei ruoli anche, ci piaceva. Era proprio bello scambiare, vedere l'occhio suo nella nautica e un domani magari vedere il mio. Ma intanto lui è venuto a giocare fuori casa. Esatto, mi piacerebbe anche a me giocare fuori casa in un Gran Premio. Ti toccherà invitare in un Gran Premio. Assolutamente. Allora, com'è fotografare le barche? Ma un po' me lo ricordavo perché avevo avuto qualche precedente, sì, avevo fatto anche delle cose di offshore e anche di nautica di gommoni, però ritornare così dopo tanto tempo mi è sembrata una cosa decisamente più così che ti prende subito, ecco, una cosa che ricordavo e che improvvisamente ho detto ma questa è una lezione che conosco già, l'avevo un po' dimenticata, però mi è piaciuta subito.
bello vedere l'evoluzione fotografica che loro hanno portato in quell'ambiente lì, ma anche proprio il senso di velocità che si poi con tutti i colori che si trasformano. Ce l'hai la tua foto del cuore? Sì. Qual è? Fatta dove? Adesso? No, fatta nella tua carriera. Aia. Ce ne sono È parecchie allora. Valentino. Sì, Valentino con la maglia di Maradona. perché no? Anche. La tua Col foto numero 10. La tua foto del cuore è legata a Luna Rossa. No. Ma penso che una che mi piace molto è l'incontro di Luna Rossa e l'Americo Vespucci a Oakland, quando si sono incrociati. Vedi. Vabbè. No, ma ci sono delle grandi cose che si possono raccontare, con, Però sai, con un'immagine. Ogni anno hai una foto, no? E le foto che hai fatto 40 anni fa adesso non valgono più nulla, perché con la tecnologia che c'è adesso quella foto lì non diresti più che è la foto più bella che hai fatto quell'anno lì. Ti emoziona quando sei riuscito a realizzare quello che hai in mente, soprattutto. E spesso queste cose ti esaltano ancora di più, ti motivano, soprattutto quando sono improvvise, quando ti sei reso conto dopo che forse hai fatto una cosa eccezionale. Quando esco in mare tutti i problemi rimangono ancora a terra, per cui è proprio un'evasione totale, mi stacco completamente dalla vita reale, e ancora dopo 40 anni mi succede ancora questo, per cui mi diverto, vuol dire che mi diverto.